La passione per gli orologi spesso è associata al mondo e alla passione per i motori. Poi abbiamo associato la storia, il personaggio che aveva al polso questo Submariner. Che macchina poteva acquistare? È andato via un cliente che si è fatto 180 km per venire da me, no? Un orologio che se tu entri in concessionario e lo chiedi c'è una lista attesa di anni. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci e di ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni Vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Per comprarne uno possiamo spendere da una manciata di euro a qualche milione. Sto parlando degli orologi, un mercato incredibilmente affascinante e prestigioso, già preso in maniera a sé stante. Ma se lo uniamo anche al mercato delle auto storiche, troviamo un cocktail che è decisamente interessante. Andiamo a scoprirlo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, prego. Noi ci troviamo in Piazza Libertà 15 a Saronno, nel centro storico del paese, quindi diciamo che questo negozio nasce negli anni 40, poi io l'ho rilevato qualche anno fa e qui dentro ci occupiamo chiaramente, dal nome FP Luxury Watches, come si può intendere, ci occupiamo di compravendita e riparazioni di orologi di lusso ed epoca. E poi tra l'altro anche da poco abbiamo creato la sezione FP Luxury Motors, dedicata invece alle auto d'epoca. Ma cosa c'entrano gli orologi di lusso con le auto d'epoca? E soprattutto, cosa c'entra tutto questo con l'odontotecnica? Benvenuti in questa nuova puntata di Imprese, nella quale ci immergiamo nello sfavillante mondo del lusso. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà Francesco, che ci racconterà come sia riuscito a trasformare la curiosità in passione e la passione in una professione che oggi l'ha portato ad essere riconosciuto come uno dei massimi esperti internazionali nel campo dell'orologeria di lusso. Quando parliamo di orologeria di lusso, parliamo di gioielli meccanici, design raffinato, status symbol, ma soprattutto parliamo di investimento. Sì, perché al pari di oro e diamanti, queste affascinanti opere d'arte sono sempre di più un bene rifugio. Oggi, grazie a Francesco, scopriremo come tutto questo sia possibile e soprattutto scopriremo come sia possibile trasformare 700 euro in un'azienda che oggi ne fattura oltre 4 milioni. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Al di là che è un settore che va di pari passo, nel senso che la passione per gli orologi spesso è associata al mondo e alla passione per i motori. Io poi, che sono appassionato anche di auto d'epoca, punto molto sulle emozioni. Cioè quando tu vieni qui e ti siedi e devi scegliere un orologio, sì, cioè prezzo, ti piace o non ti piace, ma l'orologio ti deve emozionare, quello fa la differenza. La stessa cosa è con le auto. Solo che cosa succede? Tu magari hai ereditato un'auto, te la sei comprata negli anni 90 e oggi ti sei stufato, la vuoi permutare con un orologio? Lo puoi fare. Oppure hai un orologio che non ti piace più, lo vuoi permutare con un'auto? Lo puoi fare. Quindi abbiamo uno spazio dedicato alle auto dove tu appunto puoi andare lì a permutare. Insomma, E dove sta questo spazio? È qua a 4 km, qua a Saronno. Ci occupiamo anche lì in quella sezione del car detailing, lucidature degli interni, degli esterni. Ma soprattutto poi abbiamo associato la storia. Cosa vuol dire la storia? Magari oggi hai al polso, che ne so, un Submariner degli anni 90 e ti dico, ma nel 94 il personaggio che aveva al polso questo Submariner, che macchina poteva acquistare? Allora io ti faccio passeggiare e ti dico, poteva magari acquistare questo, perché in quell'anno andava con questo. Oppure se tu mi dicessi, ma un personaggio che aveva al polso il Daytona Zenith, oggi un Daytona Zenith ha un valore, all'epoca lo pagavi un quinto, anche meno, e all'epoca il personaggio che andava a comprare il Daytona Zenith probabilmente aveva tra le sue mani sicuramente una Porsche, no? Quindi ti creo tutto questo percorso qua. Questo negozio nasce negli anni 40 perché, essendo nel centro storico, dagli anni 40 vendevano orologi. L'ho rilevato nel 2018
e piano piano siamo cresciuti nel tempo. Ma già negli anni 40, quando nasce, già spingeva su orologi di una determinata fascia, o era più una classica all'inizio, orologeria? tieni conto che anche negli anni 40-60 io poi mi sono informato perché chiaramente volevo conoscere la storia del mio negozio, e a quell'epoca lì andavano più orologi come i Longines, i Tissot, gli Eberhard, che erano comunque una fascia di grande qualità, ma anche il segmento, come dire, Rolex all'epoca esistevano, ma negli anni 40-50 era agli esordi, quindi non c'era tutto questo appeal odierno. All'epoca l'orologio negli anni 40-50 era più visto come un gioiello, cioè l'uomo si introduce veramente nel mondo dell'orologeria a fine anni 50, inizio degli anni 60, perché prima l'orologio era un accessorio da donna, punto. E quindi tu da odontotecnico come approdi al mondo degli orologi e come arrivi a dire ok, vado a rilevare questo negozio? Praticamente ho studiato, ho fatto la scuola di odontotecnico, lavoravo in una clinica in centro a Milano, una clinica aperta 24 ore. Io a un certo punto, passeggiando in pausa pranzo per le vie di Milano, capito in via Monte Napoleone, via Verri, dove ci sono tutti i negozi del mondo dell'orologeria di lusso. Tra me e me mi dissi, prima o poi un Rolex me lo compro. Finché arrivo poi a un certo punto da solo su un portale di vendita online e comincio a studiare il mercato degli orologi, perché vedevo che gli orologi, insomma, di segmento come possono essere medio, diciamo Piaget, Ulysse Nardin, ci sono anche cifre esagerate, ma li trovi anche a 700-800 euro. All'epoca, ti parlo nel 2011, li vedevo inserzionati su questo portale online in Italia tra i 500 e i 600 euro, mentre gli stessi orologi inserzionati in America o in Asia, le aste o comunque erano inserzionati tra i 200 e i 300 dollari. Mi ricordo che avevo da parte 800-900 euro sul conto corrente perché non ero capace a gestire le mie finanze. E ho detto, facciamo un test, compriamo un orologio. Quindi cosa faccio? Compro questo orologio, lo rimetto in vendita, caspita, e lo vendo. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, a quel punto lì... Guadagnandoci anche qualcosa. Guadagnavo. E quindi reinvestivo tutto quanto. Ero arrivato però al punto di prendere talmente piacere che rimanevo sul conto corrente con 8-10 euro, roba che io non riuscivo veramente ad andare a mangiare fuori la pizza, no? Veramente. Insomma, vedendo che le cose stavano effettivamente prendendo piede, ho avuto, come dire, in un momento negativo della mia vita ho avuto una spinta. Purtroppo io nel 2014 ho perso mia madre, ma in quella fase dal 2011 al 2014 in cui mia madre era malata purtroppo, capii veramente il valore del tempo, perché io lavoravo in una clinica 24 ore, ciò vuol dire che spesso e volentieri lavoravo 11, 12, 13 ore. Ero arrivato anche a soffrire di attacchi d'ansia e di panico, un po' legati per il discorso di mia madre, ma soprattutto perché il lavoro era il mio luogo di rifugio. E quando lì non stavo più bene, allora mollai tutto. Cioè, me ne andai, mi licenziai da quel posto, solo che... Senza avere un piano B. No, il piano B era vado a pulire i gabinetti, perché dicevo piuttosto vado a fare questo, tanto un lavoro lo so fare. Io a questi livelli non ci voglio più, a questi ritmi non lavoro 12-13 ore per far arricchire qualcun altro, però nella mia camera da letto diventò poi il mio ufficio e quindi era un problema, perché finché erano 4, 5, 6 pacchi lo gestivi, poi a un certo punto io non ci stavo più dentro. E allora comprai un letto soppalcato e quindi dormivo sopra in questo letto soppalcato. Finché io ho tutti contro, tu sei fuori di testa, hai mollato insomma uno spazio, un lavoro comunque sicuro, è vero, però ho detto ascoltami, non ho figli, insomma non ho l'età per farlo perché all'epoca avevo 22-23 anni. Avrai tutti contro, sempre! Questa è una costante che si trova ad affrontare chiunque mette in atto un processo di crescita, di cambiamento. Parenti, amici, conoscenti, soprattutto quelli che ti vogliono più bene, cercheranno di dissuaderti, di farti cambiare idea, addirittura di ostacolarti. Ma non lo faranno per cattiveria. Anzi, spesso vogliono proteggerti. La verità è che hanno paura di dover mettere in discussione la loro stessa zona di comfort, le loro stesse scelte. E allora, mentre tu cerchi di risalire, di emergere, loro ti tirano giù, proprio come fanno i granchi in un secchio. Quindi andai a cercare uno spazio, lessi degli annunci, e questo mi fa vedere 300 metri quadri, dico ascoltami, cioè, mi compro una casa con questi soldi, no?
Quindi me ne tornai a casa un po' affranto, perché io lo volevo comunque vicino a casa mia. Avevo letto che in Inghilterra e in America funzionavano tantissimo le strutture coworking. Tornai da quel personaggio che era un avvocato e gli chiesi: senti, ma ce l'hai da investire 5.000 euro? E lui mi disse: sì, perché? E da questo spazio tu ce l'hai vuoto da quanto? Da un 6-7 mesi. Benissimo, facciamo 5 uffici piccoli, mettiamo 20 scrivanie e facciamo una sala riunioni. Io te lo riempio e non pago niente. Questo mi guarda un po' così e mi fa: sei sicuro? Guarda che poi 5.000 me li dai tu. Io ho detto: va bene, te li do io. Non ce li avevo comunque. Allora, effettivamente funzionò. Riempì tutti questi uffici e incassò 5 volte tanto questo avvocato rispetto a quella cifra che chiedeva e andai avanti. In questo ambiente si organizzavano anche eventi con delle associazioni benefiche e facendo queste cene incontrai un ragazzo dove io gli spiegai la mia attività, la mia idea, e gli dissi che però non volevo nulla avere a che fare con le banche. Mi dice: guarda, se vuoi io ti metto a disposizione 20.000 euro, fammi vedere cosa sei capace di fare. E allora io con questi 20.000 euro al mattino li investii, praticamente questo investimento in 48-72 ore generò un guadagno di 2.000 euro, no? Quindi 1.000 io, 1.000 lui. Allora lui mi diede una cifra più importante e andammo a collaborare avanti un annetto e mezzo, 2, finché io educatamente gli dissi: guarda, adesso non uso più i tuoi soldi perché altrimenti io metto le competenze, adesso lo raccontate bene, però ho studiato, sono andato a Roma a fare dei corsi in Svizzera, insomma, perché poi da odontotecnico orologiaio non è stata così. Certo. Arrivai a questo punto piano piano con le mie forze ad avere un capitale da parte, insomma, importante, e lì però adesso ho raccontato il bello, ma vennero le prime bastonate. Le uniche truffe, cioè gli unici, come dire, errori che ho fatto nella mia vita in cui ho perso soldi solo e esclusivamente tramite delle collaborazioni con persone con le quali io andavo fuori a mangiare, a pranzare. Come io ho imparato adesso nel tempo... Amici e conoscenti. Ho imparato nel tempo la stretta di mano oggi in questo mondo non ha più valore purtroppo, e quindi insomma io ho preso una stangata prima da 2.000 euro, una volta da 5.000, una volta da 18.000 e una volta anche da 49.500 euro. Quindi figurati, no? Da non dormire diverse notti, perché adesso parlo con questa leggerezza, ma vi posso garantire che quando tu magari hai da parte un capitale di 70.000 euro per lavorare e te ne partono 50.000, certo, insomma le cose cambiano, no? Certo. E quindi in quel momento ripensai e dissi: caspita, già la terza volta che mi succede, basta, non voglio avere più a che fare con nessuno, quasi quasi ritorno a fare l'odontotecnico. Alla fine niente, non mollai e mi diedi un'altra possibilità e andai piano piano. Arrivo qui, girando un po' per vari negozi, trovo questo. Cioè sei passato davanti, l'hai trovato in vendita, in cessione, eccetera, eccetera, o in qualche modo hai stretto rapporto? No, ho stretto rapporto perché passai di qui e vidi la vetrina un po' scarna, un po' vuota, e quindi io dissi: vabbè, io qualche orologio ce l'ho, quasi quasi ti chiedo se vuoi un po', come dire, tirare su il livello. Tirare su un po' il livello, mettiamo 4-5 pezzi e poi quando li vendi me li paghi, no? Io alla fine ho un'esposizione, sicuramente ho, come dire, una visibilità maggiore qui piuttosto che a casa mia, no? Certo. E per rilevare questo negozio io poi avevo preso un accordo magari di qualche annetto, no? Per poter... Alla fine no, ci furono dei problemi, quindi io dovetti trovare i soldi nel giro di un annetto e mezzo nemmeno, per riuscire a prendere tutto quanto. E lì mi feci un altro anno e mezzo a lavorare, credo 13-14 ore al giorno, anche la notte, e non andare fuori neanche a mangiare una volta. Cioè tutto quello che avevo buttavo dentro, e riportavo dentro. Quello che i giovani, ma anche i meno giovani, non sanno è che tu puoi essere bravo in un mestiere, ma il fatto di vendere orologi non è la stessa cosa di saper gestire un'azienda, sono due cose totalmente diverse. Sante parole. Già, sante parole. Essere molto bravi in una professione non significa automaticamente saper gestire un'azienda. Chi eccelle in una competenza specifica può raggiungere risultati straordinari nel suo lavoro, ma la gestione aziendale richiede abilità diverse: leadership, pianificazione strategica, gestione finanziaria, marketing e soprattutto capacità di prendere decisioni complesse. Saper fare bene una cosa significa avere padronanza tecnica, mentre gestire un'azienda implica orchestrare persone, risorse e strategie per raggiungere gli obiettivi. La differenza sta nella visione di insieme e nella capacità di guidare un team verso una crescita costante. Nel 2020 partì la crisi del Covid
E quindi insomma lì non fu, Giù la saracinesca. giù la saracinesca, non fu facile, però per dire mi ricordo che all'epoca avevamo un fatturato nel 2019 di circa 300.000 euro, nonostante il Covid riuscì a mantenere quello stesso fatturato. Poi successivamente andai a finire anche su Millionaire, a fare un'intervista su Millionaire, ebbi un po' di più di visibilità, investì nella televisione, il nostro fatturato aumentò a 500.000, poi arrivò a 1,5 milioni, poi arrivò a 3, poi a 4 e oggi siamo su quei livelli lì. Ad oggi, per la vostra attività, come siete posizionati a livello italiano? Nel nostro settore ci posizioniamo benissimo, nel senso che ci reputiamo una realtà solida, seria, basta guardare magari anche le nostre recensioni alla quale io Sì. tengo moltissimo. Io preferisco perdere soldi che fiducia, quindi piuttosto Bello. preferisco non guadagnare. La mia filosofia qui dentro è: non dobbiamo vendere l'orologio che ci conviene, non dobbiamo vendere l'orologio più difficile da vendere, noi dobbiamo regalare emozioni ed essere seri. Perché siamo oggi, ci distinguiamo magari un po' dai competitors, che ce ne sono tantissimi validi, però la nostra differenza è quella che abbiamo diviso il segmento, cioè tu oggi puoi acquistare l'orologio per passione, lo metti al polso, te lo godi, lo usi, come lo puoi acquistare solo esclusivamente per investimento, e a quel punto, se tu acquisti per investimento, decade il discorso mi piace o non mi piace. Io lì ti dico: guarda, qual è il tuo budget di investimento? Hai deciso, scelto il budget di 50.000 euro? Ma questo budget è un budget dalla quale potresti attingere in caso di urgenze o nuovi progetti? Se mi dici di sì, probabilmente un altro starebbe zitto, magari tanti altri. Io invece ti dico: no, allora non devi entrare con 50.000, entra con 25. Perché l'orologio non è un bene di prima necessità, l'orologio è un asset di investimento, può essere, e per gestirlo devi essere seguito da un professionista. Ce ne sono tanti che fanno questo mestiere, ne spuntano spesso e volentieri tanti come funghi. C'è chi magari lo rende più scenico, c'è chi lo rende più professionale. Io amo avere magari clienti, può essere il giovane impiegato operaio, come può essere l'amministratore delegato di una SPA. E ci rivolgiamo sia a privati che ad aziende, perché puoi investire anche un'azienda, non solo un privato. Certo. E ovviamente vieni seguito, quindi io so, tu che compri l'orologio per polsarlo, vai in un nostro database dove so che fra 3 anni ti arriva un messaggino e è ora di revisionare il tuo orologio. Se invece finisci nel database degli investimenti, se un orologio va fuori produzione oppure è il momento di vendere, io alzo il telefono e ti dico: guarda che dobbiamo vendere, e ci penso io. Oppure se il primo anno facciamo il più 4% netto, il secondo il più 5%, il terzo scendiamo al più 2%, guardo e dico: no, aspetta, su 5 orologi che hai preso, questo io. Cambiamo con quest'altro orologio, ritorniamo a fare il più 5%. Viene gestita in questa maniera. Quando si parla di investimenti in orologi non è che c'è dietro un mondo, una gestione seria. Rolex Submariner Ghiera Verde. Cioè, tu nel 2005 e nel 2006 questo orologio lo pubblicavano a 4.146 euro. Sì. Oggi questo orologio, i Ghiera Verde, partono da 12-13.000 euro fino ai modelli più rari come quello rappresentato in foto con Fat 4, a partire dai 17-18.000 anche fino a oltre 25.000. Andiamo un Submariner classico. Oggi a listino settembre 2005 questo orologio costava 3.852. Sì. Quando entravi nel concessionario ti facevano anche lo sconto, te lo davano a 3,5. Sì. Oggi questo orologio per comprarlo ci vogliono almeno 8.000 euro. Andiamo per esempio su un orologio in oro, poi passiamo anche ai toni. Sì. Per dire, questo qua è un GMT Master. Caspita, questo qui costava 18.190 euro. Oggi è un orologio che sul mercato viaggia sui 45-55.000 euro. Qua comunque già nel 2005, 2006, 2004 per comprare un calendario perpetuo 59,70 in oro bianco come questo qua, in oro giallo c'era, ci volevano 74.000 euro. Oggi questo orologio viaggia a 200.000. Questo addirittura è un Nautilus, che non è il Nautilus alla quale siamo abituati oggi noi, è un modello ancora più raro perché è una prima serie, una referenza 3711. Nel 2005 lo pagavi 29.000 e già i prezzi erano andati su, perché un anno prima, lo pagavi addirittura 18-19.000. Ok. Questa referenza oggi viaggia sui 110-120.000 euro. Chiaro che chi ha comprato gli orologi 2 anni fa un Nautilus che erano arrivati a 200.000 e hai pagato 170, oggi un Nautilus normale sono fuori a 90-100, hai fatto quasi il meno 100%. Certo. Ma perché? Perché l'hai comprato perché avevi i soldi,
perché sentivi dire che gli orologi andavano su, perché ti sei rivolto a un non professionista. Perché se tu arrivavi con 200.000 da me, io non ti facevo comprare un Nautilus a 170, il treno lì è già passato, noi dobbiamo prevedere. Succede questo. Questo è uno Speedmaster. Sì. Lo Speedmaster è il celebre orologio di punta di Homer. Questa era un'edizione, in realtà non è limitata, ma lo è perché l'hanno prodotto per poco tempo, costava 2.560 euro. Il From the Moon to Mars con i pianeti all'interno del quadrante. Oggi questo è un orologio che viaggia sui 9-10.000 euro almeno. Sono comunque dei dati importanti questi, e quindi quando uno parla dice ma questo parla, racconta. No, ci sono tutti gli annuari degli orologi che si possono trovare e consultare online, e se vai ancora più indietro nel tempo ti impressioni ancora di più. Per dire, adesso vi faccio vedere un orologio di nuovissima generazione. Questo è uscito da poco ed è quasi impossibile anche da trovare ovunque. È un Day-Date di nuova generazione. Questo qua, pensate, è interamente in oro bianco, è un orologio che di listino costa 45.300 euro, però è un orologio che se tu entri in concessionario e lo chiedi, purtroppo c'è una lista attesa di anni, perché non lo consegnano con questo quadrante. Questo si chiama blu ombre, perché è blu con delle ombre nere. E oggi costa 45.300 euro, quindi se oggi qualcuno chiedesse ma comprare questo orologio oggi può essere un investimento? Cosa vuol dire? Se tu me lo compri con un quadrante nero ti direi di no. Se me lo compri con un quadrante particolare come può essere questo, oppure in oro giallo con un quadrante in pietra, versioni ricercate, ti direi di sì. Per il semplice motivo che qui abbiamo anche il valore del metallo prezioso, che è l'oro bianco in questo caso, Certo. ed è uno che è anche lì è un asset che è in continua crescita, e di conseguenza le case di produzione ogni anno applicano un aumento di listino che va dal 3-4% ad aumento. Una volta ne facevano uno all'anno, oggi siamo arrivati anche a 3 all'anno. Io vado in concessionaria o comunque vado nel negozio ufficiale e entro in lista d'attesa, o addirittura vivo quelle scene vissute in prima persona del le Equiper, vorrei comprare un orologio. In caso mi può dimostrare il suo interesse a voler comprare un orologio, e poi non è che può scegliere, ma ci sono solamente questi modelli a disposizione. È tutto marketing? C'è un'effettiva scarsità determinata dal processo produttivo artigianale, eccetera, eccetera? È un insieme di cose, semplicemente si tratta di domanda e offerta, quindi sicuramente in questo caso la domanda è più alta rispetto all'offerta, di conseguenza crei l'attesa, ma l'attesa è un'operazione di marketing. Eh sì, la scarsità crea attesa e desiderio, e questo molti brand del lusso lo sanno bene, limitando volutamente la disponibilità dei loro prodotti per creare una percezione di rarità. Non basta avere il denaro, bisogna anche essere disposti ad attendere anni per possedere una borsa, un'auto o un orologio. Questo ritardo, anziché scoraggiare, alimenta il prestigio di un oggetto che diventa un simbolo di esclusività e successo. Qual è il pezzo più pesante che c'è qui dentro in questo momento? Ma pezzi pesanti, allora ti dico che in vendita ne abbiamo anche orologi da oltre 3-4 milioni di euro, che non teniamo qui per questioni di sicurezza. Qui potremmo avere disponibili dei pezzi che possono andare da 300 a 500-600 mila euro. Sicuramente hai sviluppato anche un molto interessante passaparola per portare nuovi clienti all'interno dell'attività, eccetera. Ma oltre a questo, in termini proprio di comunicazione e marketing, visto che prima hai citato la televisione, quali sono stati i passi più importanti che ti hanno permesso di crescere? Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Ma sicuramente per me il passo più importante è il passaparola, perché prima il passaparola è la pubblicità gratuita, è la più reale, perché tu con le pubblicità a pagamento puoi dire quello che vuoi, paghi un servizio. Certo. E poi ti posso dire la televisione. La televisione, quando un mio cliente che è titolare di un'emittente televisiva mi presentò la televisione, io ero effettivamente un po' scettico, perché ovviamente non si parla di canali bassi, quelli famosi dove noi tutti siamo abituati a guardare film ogni sera,
Parliamo vade- di canali regionali. Sì, canali regionali, oppure segmenti, numeri Sì. dal 70, 80 Sì. in poi, il 12, il 13, il 18, che sono quei canali che dici, ma chi li guarda? Infatti ero scettico. E io in realtà ti devo dire che sul capitale che oggi investi in televisione, facciamo le trasmissioni tutti i giorni, io arrivo più o meno alla fine del mese, barra il 20 del mese, a aver raggiunto il 100% del capitale investito. Io non necessariamente la televisione la uso come mezzo per vendere o comprare, ma soprattutto perché? Perché tu con la televisione ti fai anche conoscere e di conseguenza se io arrivo a aver totalizzato, recuperato il 100% del mio budget investito, per me è già un grandissimo successo. Certo. E continuo a investire. E così ho iniziato successivamente. Poi ho, sai, promozioni, campagne, eccetera, le ho fatte, ma come la televisione ad oggi ti posso dire che in realtà, per dire, poco prima di voi è andato via un cliente che si è fatto 180 km per venire da me, no? Qual è stato quello che reputi il momento chiave più difficile, logicamente tra quelli che vuoi raccontare, il momento chiave più difficile che hai affrontato in questo percorso e come l'hai superato? Ma sicuramente il momento più difficile è stato quello di decidere e ottenere la consapevolezza di creare qualcosa di mio, quindi di non dipendere e costruire una mia vita attorno a uno stipendio, ma costruire la mia vita attorno a un lavoro che di lavoro poi non si tratta, ma è passione, quindi non mi pesa. Io delle volte non dormo, non perché domani, come fanno molti, non dormo perché devo andare a lavoro. Oddio, mi sento male. Io non dormo perché non vedo l'ora di venire a lavorare, no? Perché ho talmente appuntamenti adrenalinici che sono talmente contento che... È stata lì il momento più difficile, è mollare qualcosa che, per la quale avevi studiato di tuo, dove comunque eri appassionato, quindi mollare qualcosa di sicuro per trovare qualcosa di totalmente incerto, dove non avevi studiato, dove hai deciso di investire del tempo. Io mi sono dato 3 anni per dire devo raggiungere dei target, se non li raggiungo me ne torno a fare quello che facevo prima. E chiaramente la cosa più brutta, se vuoi ti posso dire oggi più difficile, è stato accettare il fatto, per esempio, di aver costruito tutto questo, ma non aver avuto la fortuna di far vedere quello che ho costruito, per esempio, a mia madre. Questa è una delle cose più difficili. Poi il resto, ti fregano 50.000 euro, non dormi, all'imprenditore queste cose, ma meno male che ci sono perché ti fortificano, ti rendono più forte. A volte sono corsi Ti di formazione insegna. pagati cari. Bravo, su questo, esatto, è questo che ti insegna veramente. E no, è così, quindi ti direi questa è stata la cosa più difficile. Magari sul peso della bilancia mi è pesato, ho perso 50.000 euro quasi, è stato difficile tecnicamente, ma quello che è più difficile è la psicologia, è gestire questo aspetto, ecco, diciamo così. Qual è quello che tu ritieni oggi essere un punto focale che è il tuo suggerimento principale rispetto alla tua esperienza? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Francesco si sente di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però, come sempre, cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo appreso da questa esperienza e che ci fanno dire che questa è sì un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. Propensione al rischio. Non puoi fare impresa se non hai il coraggio di rischiare. Questa attitudine è imprescindibile per qualsiasi aspirante imprenditore e Francesco ha ampiamente dimostrato di possederla. Lasciare la sicurezza di una stabilità economica non è da tutti, ma è il primo passo verso la costruzione di qualcosa di grande. 2. Trasformare problemi in opportunità. Durante un percorso imprenditoriale è facile trovarsi davanti a sfide e difficoltà economiche. Vince chi riesce a trasformare tutto questo in opportunità. L'idea creativa del coworking è un ottimo esempio di come Francesco sia riuscito a ribaltare la visione tanto da trasformare un problema nella sua più grande opportunità di crescita. 3. Passione e dedizione. Per un imprenditore il lavoro non è mai solo un mestiere, ma diventa una sorta di estensione di sé. Chi vive la propria impresa con passione autentica è disposto a sacrificare ore di sonno, fine settimana e momenti di riposo, spinto non dall'obbligo, ma dall'entusiasmo di far crescere qualcosa di proprio. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che hai trovato più interessanti e magari quelli che applicherai da domani nelle tue attività. Nel frattempo mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questa puntata perché la settimana prossima continueremo a occuparci di auto d'epoca, ma entreremo ancora più nello specifico, raccontando la storia di un'azienda strettamente legata a una delle manifestazioni automobilistiche più importanti al mondo, la Mille Miglia.
Scopriremo come si mantenga viva la passione per le auto storiche e come questa impresa si sia trasformata nel tempo in una sorta di garage dei sogni. Tutto questo e molto di più nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Francesco e noi ci rivediamo la settimana prossima. Guarda, semplicemente svegliarsi al mattino, aver attaccato al muro una lavagna dove tu scrivi i tuoi obiettivi. Da una parte vuoi la maglietta griffata, ti segni che vuoi la maglietta griffata. Dall'altra parte vuoi comprarti una bella macchina, comprati una bella macchina. Poi gradualmente cambieranno gli obiettivi. Se stiamo sul lavoro avrai degli obiettivi a breve, a lungo termine. Questa è la vera differenza, guardarsi allo specchio e crederci. Quando le cose vanno male, datti un tempo. Studia e impara a fare una cosa, che è semplicissimo. Prendi un libro, vai a scuola, fai un percorso, non vai a scuola, vai a lavorare, impara un mestiere e assorbi come una spugna. Dopodiché quello che devi fare è darti dei tempi. Vuoi arrivare, hai fatto il lavapiatti, studia, guarda come si fa il caffè, guarda come viene gestita una sala. Poi ci vogliono i soldi, lavora 10 anni, te li sei messo da parte e poi rischi, provi. Che abbia 50-60 anni, l'importante secondo me è credere in quello in cui tu pensi e fare di tutto. Poi se c'è lui, l'altro che dice ma va, lasciali parlare. Fine, è solo qui la differenza. Quindi oggi è semplicemente crederci e avere degli obiettivi a breve e a lungo termine. Questa secondo me è la mossa vincente che oggi mi sentirei di consigliare anche. È molto bello perché si parla spesso di obiettivi, ma poi quando vai a scavare un po' nel dietro le quinte è una costante anche questa, ma non si porta così tanto l'attenzione al fatto di scrivergli gli obiettivi, metterli visibili. Ma faccio proprio un esempio velocissimo, perché se io oggi prendo 10 ragazzi di 20 anni, probabilmente non hanno uno stipendio, ma hanno un iPhone. Chi magari ha l'iPhone 10 e oggi è uscito il 16, lui, tra le mance, i compleanni, va anche a lavorare, fare quello che deve fare, i soldi per trovare e comprare quella cosa, lo fa. Ma perché? Perché veramente lo vuoi. Certo. È la stessa cosa, tu lo devi semplicemente avere la visione di replicare quella cosa in un'altra. Certo che anche a me sarebbe piaciuto svegliarmi al mattino e avere qualche soldo in tasca, non è stato così. Ho fatto di tutto per poterlo fare. Bellissimo. Grazie. Per poter entrare in contatto con te, per scoprire meglio la vostra attività, eccetera, il sito internet che mettiamo qui sotto è? Grazie, www.fpluxuryWatches.com. All'interno troverete tutte le sezioni, anche quelle dedicate agli orologi, alle auto, ai gioielli, anche al discorso degli investimenti. Date un'occhiata, troverete insomma tutte le informazioni del caso. Ecco. È stato un grande È stato un piacere per me. Grazie. In bocca al lupo per ciao a tutto. tutti, ciao, grazie, ciao. Edoardo, Mattia. Ciao. E adesso da questo momento in poi te ne dimentichi completamente di loro. Anche chi cazzo siete? Hai già mangiato a pranzo? Ancora non ho mangiato, quindi ti è andata avanti. Pensi che non mangerai ancora? Ma sì, no, va bene, tanto sono a dieta. Perché altrimenti mi brucio le domande. Possiamo parlare. Mi ricordo che avevi avuto quel problema lì, mi ricordo. Ho fatto cambiare, ho fatto fare tutto così. Sei uscito sì. Quindi non la vedi come uno stress? Guardo l'orologio per stare in tema per dire esco di qui perché non vedo l'ora, no?